Benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube. Come potete vedere da questa immagine, il video è dedicato a LabVIEW. Per quelli che conoscono LabVIEW o per chi volesse iniziare ad utilizzarlo, il problema principale è ottenere il software, che non è a pagamento. Ma in questo video vedremo come ottenere gratuitamente, gratis e legalmente questa versione di LabVIEW Community Edition 2026 100% free. Quindi vedremo come scaricare questa edizione e che è la versione ufficiale di National Instruments per tutti coloro che vogliono iniziare ad utilizzare il software sia per studenti, insegnanti, hobbisti e il fai da te. Quindi state attenti se vi interessa questo video dove vedremo come ottenere questo risultato. Prima cosa che vogliamo inquadrare è cos'è questo LabVIEW Community Edition. È una versione gratuita, gratis, dell'ambiente di sviluppo della National Instruments. Abbiamo detto che è progettata per hobbisti, per maker, per studenti, appassionati di ingegneria, permette di utilizzare il celebre software di programmazione grafica, quello che è chiamato linguaggio G, scusate, per uso personale. L'importante è che non siano progetti commercializzabili, cioè non posso commercializzarli. Cosa include questa edizione? La licenza comprende l'accesso a strumenti di livello professionale per scopi creativi ed educativi. Quindi c'è l'ambiente di sviluppo LabVIEW per creare i diagrammi di flusso, le interfacce utenti grafiche, e c'è anche la possibilità di installare il G-Web Development Software per creare interfacce utente web e applicazioni basate sul cloud. Come potete vedere in queste due immagini, comprende l'accesso al LabVIEW Community Edition, ha tutte le funzionalità presenti nelle edizioni di LabVIEW Professional. L'unica cosa di diverso è che non posso utilizzarlo per scopi che non sono previsti. Ha anche il toolkit Links per utilizzare LabVIEW in associazione con Arduino, Raspberry ed altro. Accesso al software di sviluppo WebG per la creazione di applicazioni web. Per quanto riguarda la creazione di web, non preoccupiamoci perché, come le vediamo nella seconda immagine, non è richiesta alcuna competenza di sviluppo web. Quali sono le regole di utilizzo e le limitazioni di questa versione? Lo continuiamo a ripetere perché è importante: non è commerciale. Questa versione non può essere utilizzata per scopi di lucro commerciali o per lo sviluppo di prodotti da mettere in vendita, per un lavoro professionale, consulenze, progetti di startup, ricerca accademica o insegnamento. Cioè, in pratica, adesso in questo video, io non posso farvi vedere il software perché violerei quella che è la legge scopo professionale, consulenze e insegnamento. Quindi posso usarlo solo per uso personale e hobbistico. Ripetiamo, esclusivamente per scopi personali. Qual è la differenza con le versioni professionali? Rispetto alle edizioni a pagamento utilizzate in ambito industriale, la Community Edition è sprovvista di supporto tecnico diretto da parte della National Instruments, se ci mancherebbe, e non include determinati moduli aggiuntivi avanzati o driver aziendale per hardware di fascia alta. Come possiamo fare il download? Il download avviene direttamente dalla pagina ufficiale, che potete vedere il link, ve lo lascio in descrizione. Oppure potete digitare direttamente sulla barra della ricerca del vostro browser NI LabVIEW Community Edition. Si apre ovviamente la ricerca, andate a cliccare e si aprirà quest'altra finestra dove possiamo avere la possibilità di fare il download di LabVIEW Community Edition e anche del software di sviluppo delle pagine web. Come fare il download? Primi passi
e il login. Dopo aver cliccato su, come abbiamo visto qui, Download Now, LabVIEW Community Edition, si apre quest'altra finestra dove vedete che vi dice che la versione 2026 Q1, l'applicazione di Bitness è 32 bit, scusate, si sposta da solo, e qui trovo login to download. Quello che devo fare prima di poter accedere al download è loggarmi, quindi è necessario prima fare questo login. Quindi è necessario avere un account. Se non abbiamo un account possiamo crearlo gratuitamente, perché si apre questa finestra se clicco log to download, dove mi chiede l'email e quindi continuare. Se non sono loggato, se non ho un account, posso crearlo direttamente, create a new account, e quindi ci creiamo il nostro account gratuitamente, ci registriamo con l'email e così via, e quando poi attiviamo il nostro software usiamo le stesse credenziali per attivare il software dopo l'installazione. Dopo questi passaggi inizia il download automatico del programma in formato ISO. Come vedete da queste immagini, in automatico parte il download. Se il download non si avvia, riavvialo ora. Insieme all'inizio del download chiede anche dove salvare il nostro file ISO, che è di dimensioni enormi, 3,2 GB, formato ISO. Il download di LabVIEW, anche altre versioni recenti, avviene tramite file formato ISO. Perché? Perché serve principalmente come installatore offline. Così National Instruments distribuisce il software in questo formato per superare i limiti che possono derivare da un'installazione standard via web. Ad esempio, vantaggi principali di questo file ISO. Non c'è bisogno di internet, consente di installare LabVIEW su PC, in laboratorio, macchine industriali, sistemi isolati della rete per motivi di sicurezza. Se la connessione è lenta e instabile, evita il rischio che l'installazione, se fatta online, fallisca a metà. L'ISO si scarica una sola volta e contiene tutto il necessario per l'installazione. Possiamo fare anche installazione multiple, perché permette di copiare il file su una chiavetta USB per aggiornare rapidamente più computer senza ricaricare gigabyte di dati ogni volta, quindi l'utilità di avere questo file in formato ISO. A questo punto ci chiediamo, ma adesso che io ho fatto il download di 3,2 giga in formato ISO, cosa devo fare per installarlo? Visto che è un file di immagine, devo masterizzarlo? No. Non serve masterizzare il DVD o usare software esterni. Sui sistemi operativi Windows moderni basta seguire i seguenti passaggi. Fare doppio clic sul file ISO, oppure col tasto destro troviamo il suo menu e andiamo a cliccare su Monta. Cosa succede? Che facendo questa operazione Windows creerà un'unità DVD virtuale temporanea e facciamo doppio clic su Install Exe per avviare l'installazione. Al termine dell'installazione fai tasto destro sull'unità virtuale e seleziona scollega o espelli. C'è troppi passaggi, non ce la faccio. Possiamo anche scompattare il file ISO utilizzando 7zip, WinZip o altri similari. Anche in questo caso poi l'installazione si avvia cliccando su Install Exe. Ecco, questo è il modo. Tasto destro, creo la mia cartella di scompattata, la apro e trovo Install Exe e parte la mia installazione. Adesso passiamo a come abbiamo visto il download, come installare LabVIEW Community Edition. Durante l'installazione, avviene attraverso il NI Package Manager, ci propone la prima cosa che fa una lista
standard composto da circa 12-16, dipende, elementi aggiuntivi, additional items. You may wish to install, se vogliamo installarli. In linea generale, durante l'installazione di LabVIEW tramite questo NI package, possiamo deselezionare quasi tutti questi additional items, componenti aggiuntivi, se desideriamo risparmiare spazio sul disco fisso. Deselezionarli non implica un cattivo funzionamento del programma, del software principale. Cos'è che non devo deselezionare? Gli elementi essenziali che devo invece selezionare. C'è il LabVIEW Core Runtime, che è il motore principale indispensabile per l'ambiente di sviluppo. NI Package Manager, che è il software di base richiesto per gestire l'installazione stessa. Oppure possiamo mantenere driver specifici per il tuo hardware. Se dobbiamo ad esempio collegarlo a scheda di acquisizione dati, uno strumento seriale, i relativi driver sono strettamente necessari. Non voglio installare i driver, voglio iniziare a utilizzare LabVIEW in maniera semplice, evito di installare questi driver o tutto quello che sembra che al momento non mi serve. Nessun problema, perché dopo l'avvio della nuova versione, se noti che mancano alcuni componenti oppure vuoi installarli, puoi farlo in seguito riaprendo NI Package Manager e aggiungere solo i componenti strettamente necessari. Nella mia installazione io ho lasciato tutto quanto perché non ho problemi di spazio e quindi vado su Next. Nella finestra successiva che si apre questa c'è il contratto di licenza. Devo accettare il contratto di licenza, altrimenti non va avanti. Inizia l'installazione che dura abbastanza, almeno per me, perché non ho deselezionato nessuno degli addizionali. La prima finestra che si attiva è questa qua, disabilita Windows Fast Setup, quindi possiamo disabilitarlo per farlo andare più veloce. Si apre quest'altra finestra dove mi dice che cosa sto installando e poi finalmente inizia. Fino a quando non ha finito tutto, alla fine dell'installazione appare questa finestra in fondo, NI Update Service, NI in italiano, NI Update Service, nella quale possiamo accettare che il servizio di update cerchi e installi periodicamente, senza che noi ce ne preoccupiamo, degli aggiornamenti di sicurezza. Perché è meglio dire sì? Perché queste sono patch software mirate esclusivamente a correggere la vulnerabilità, falle informatica o difetti di protezione scoperti all'interno di LabVIEW o nei driver di National Instrument. Dice, ho finito? No. Passaggi finali e richiesta di attivazione delle licenze. Dopo la scelta del servizio, si apre la finestra che vedete a fianco, NI Customer Experience Improvement Program. Cos'è sta a fare? È un programma di raccolta dati automatizzato anonimo integrato nel software di National Instrument. Possiamo accettare o meno di partecipare andando ad eliminare il segno di spunta. Qual è lo scopo? È inviare a National Instruments informazioni statistiche su come noi stiamo utilizzando LabVIEW o altri strumenti. Ma perché a National Instruments gli interessa cosa facciamo? Così da permettere, almeno lo dico, agli sviluppatori di migliorare le versioni future. Nella finestra successiva, queste 4, inizia l'attivazione delle licenze. Mi fa vedere quale licenze devo attivare, quindi vado a cliccare su attiva. Alla fine trova le licenze quelle necessarie, mi dice che ne ha trovate 2 e quindi io a questo punto devo dire attiva le rimanenti, ma se non le trova è inutile che vada ad attivare quello che non c'è e quindi vado su Finish. Quando ho cliccato su Finish si apre questa finestra che mi chiede di riavviare il computer per finire
il lavoro di installazione. Bene, questo è tutto. Alla fine possiamo utilizzare il nostro LabVIEW e cominciare a provare. Per chi non l'ha mai utilizzato, dice dove trovo delle idee su come programmare in LabVIEW? Ecco, nel mio canale YouTube, nella playlist corso LabVIEW, trovate tutto il necessario per iniziare con cos'è il LabVIEW, esempi applicativi, varie componenti dell'ABVIEW e così via, fino ad anche la cooperazione tra l'ABVIEW e la scheda Arduino. Vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale così che possa, possa crescere ed essere apprezzato e anche aiutare l'algoritmo a posizionare i miei video prima nella scaletta delle scelte della presentazione. Bene, buona continuazione e arrivederci al prossimo video.